Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi faccio vedere tre differenti modi per ottenere un getto nebulizzato spray. Quindi analizziamo il metodo più semplice. Prendiamo un getto spray da una normale bomboletta esaurita. Prendiamo poi una siringa, nel mio caso ne avevo a disposizione una da 20 ml, gli togliamo l'ago e andiamo a calzare questo getto spray sull'ugello della siringa. Casualmente è esattamente delle stesse dimensioni, quindi per l'esperimento che devo mostrare calza a pennello. Ecco, una volta montato l'ugello, niente, riempiamo la siringa d'acqua e con una mano a questo punto terremo l'ugello e con quell'altra andremo a schiacciare il pistone della siringa e potremo notare che esce un getto nebulizzato proporzionale alla forza che utilizziamo per premere lo stantufo della siringa. Si noterà che non è affatto facile premere diciamo, il pistone della siringa e questo dà un'idea di che pressione ci deve essere per ottenere un getto ben nebulizzato. Il secondo metodo che andiamo ad analizzare invece è leggermente differente, si basa sullo stesso principio, però è un attimino più ottimizzato, nel senso che utilizziamo uno stantufo, come vedete nel filmato, uno stantufo per aria compressa, alla quale andiamo a mettere un ugello spray di tipo professionale, quelli che si usano in genere sui getti di nebulizzazione delle caldaie a gasolio. Avevo questo, ho utilizzato questo. Come possiamo vedere, l'ugello al suo interno ha anche un piccolo filtrino che serve per filtrare le impurità e non farle passare nel getto di uscita, dato che è molto fine. A questo punto montiamo sempre un rubinetto per aria compressa all'ugello da un lato e allo stantufo dall'altro. Ecco, non sto a entrare nel dettaglio delle filettature per l'aria compressa perché ce ne sono veramente tantissime. L'unica cosa che mi preme specificare è il fatto di usare Teflon per ottenere diciamo una buona guarnizione tra le filettature, altrimenti il sistema potrebbe sfiatare. Ecco come funziona il sistema. Quando il rubinetto sarà ruotato, si riuscirà a tirare la siringa e quindi avverrà l'aspirazione. Nel momento in cui poi il rubinetto viene chiuso, la siringa, diciamo il pistone, rimane isolato dalla zona di pescaggio dell'acqua e diciamo il liquido che c'è al suo interno viene pressato verso il getto di uscita. Il tutto poi viene collegato tramite un tubo in gomma a un barattolo dove all'interno avevo un filtro d'acquario, ho messo quello, quindi quando, come dicevo prima, quando si tirerà il pistone e il rubinetto sarà aperto, il sistema assorbirà liquido dal barattolo e riempirà la zona del cilindro del pistone. Una volta riempito si chiude il rubinetto e si procede, come nel caso della siringa, a premere il pistone e si otterrà anche in questo caso un getto nebulizzato. In
questo caso, per far vedere la nebulizzazione e avendo a che fare con materiale metallico, l'ho riempito con del comune alcol rosa, ma giusto per fare vedere com'è il getto di uscita. Anche qui l'ho messo in morsa, quindi tenendo un accendino davanti e pressando il pistone si riesce a vedere com'è il getto di uscita. Ecco, la stessa cosa non fatela con l'esperimento precedente con la siringa in plastica, perché altrimenti rischiate che prenda fuoco tutto. Con questo materiale, che appunto è metallo, acciaio, non abbiamo il rischio di questo problema. Ecco, diciamo che questo metodo è molto simile al precedente fatto con la siringa. L'unica cosa è che, essendo un pistone in ferro, si riescono a ottenere pressioni più elevate, e avendo un getto di nebulizzazione più fine e in metallo si riesce a ottenere un getto più fine. L'ultimo metodo che invece faccio vedere si basa sul principio dell'aerografo. Come funziona? Funziona con l'effetto Venturi, ovvero un flusso d'aria che passa attraverso un tubo al quale è collegato diciamo un ingresso di un tubo più piccolo, che può essere diciamo, a sua volta collegato a un serbatoio. Per effetto della depressione che crea il flusso d'aria primario, tende ad aspirare il flusso presente nel tubo più piccolo. Ecco, ne vediamo due esempi di aerografo, quello a caduta e quello a depressione, però il principio di funzionamento è il medesimo. In questo caso io ricreerò qualcosa come quello dell'aerografo a caduta. Ecco, come vediamo, prendiamo una pompetta che crea un getto d'aria che va all'interno di questo ugello metallico che vedete. Nel tubo mettiamo, a un certo punto, vedete la pompa, nel tubo con una siringa e un ago andiamo diciamo, a bucare il tubo di trasporto dell'aria e togliamo il cappuccio superiore della siringa. A questo punto vedremo che quando passerà l'aria, il liquido presente nella siringa verrà richiamato per l'effetto Venturi che ho spiegato prima all'interno del tubo stesso, che si miscelerà con l'aria e si riuscirà a ottenere un getto molto più fine. In questo caso ho provato a riprenderlo, ma non era visibile. Comunque si vede chiaramente dalle bolle che il tutto funziona, ovvero il getto d'aria primario, che passa nel tubo di gomma, richiama il liquido presente nella siringa. Diciamo, questa è una nebulizzazione molto fine e è adatta a liquidi molto, molto fluidi, e comunque garantisce un ottimo livello di nebulizzazione e un basso consumo di liquido. Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like, e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.